in questa recensione. I Predacons sono migliori dei Beast Wars? Certe gimmick ti illuminano d'immenso. Può forse ambire al titolo di miglior combiner di tutti? E finalmente ci siamo. Dopo 1000 peripezie, tempi prolissi, pezzi da riordinare, abbiamo finalmente il nostro Ares al completo qui davanti. Ne è valsa la pena? Assolutamente sì. Cari ragazzi, ma guardate che Predaking! Anzi, prima di ammirarlo nella sua completezza, riassumiamo un attimo le gerarchie dei suoi componenti presi singolarmente. Qual è il migliore? Per quanto riguarda la forma robotica, la classifica interna del team contiene qualche sorpresa. Ultimo si classifica senza nemmeno grande scalpore Aiton. Bello il petto con le corna in fuori, ma alcune features come ad esempio la simmetria dei cannoni, la non occultabilità di altre parti non lo rendono capace di andare oltre l'ultimo posto. A pochi passi dall'ultimo c'è Flogeus, longilineo, scattante e con una bella testa felina sul petto, però scarsamente dotato sul fronte armi. Conabus chiude le retrovie grazie ad una struttura convincente unita ad una piacevolissima verniciatura. Non me l'aspettavo a podio. Ma ciò che mi ha colpito più di tutto è stato vedere Nemean scalzato dalla leadership, di pochissimo, ma nonostante la sua stazza, la sua colorazione e la sua possente dotazione, non è stato capace di imporsi su Phobos. Mi sono perdutamente innamorato della sua imponenza, senza contare poi che è verniciato, ma soprattutto scolpito nettamente meglio di Nemean. Decisamente quindi il mio preferito in modalità robot. Passando alla modalità alternativa, in questo caso la modalità animale, vediamo se la classifica subisce sostanziali cambiamenti. Ultimi in classifica non possono che essere il rinoceronte ed il toro, non solo perché epicamente meno interessanti, ma anche perché in quanto a realizzazione scontano più compromessi, specialmente in quanto ai blocchettoni che caratterizzano i loro arti. Ultimo però questa volta è Conabus, mentre il nostro Aiton si riscatta un po' grazie proprio al mold della testa del fascino del toro. Quindi in terza posizione abbiamo Flogeus, questa volta un felino tutto sommato affascinante, e a questo punto è ancora un testa a testa tra il potere del leader Nemean e l'affascinante maestosità di Phobos. Per quanto mi riguarda la spunta ancora lui. Nemean ha 2 cannoni esaltanti ed una criniera leonina davvero da re. Ma l'ogività della testa di Phobos non è da meno e l'epica modulabilità di quelle ali gli permettono ancora di svettare in testa alle mie preferenze. Bene, però ora che abbiamo riassunto tutti i componenti di Ares è ora di vedere il mega bestio completamente assemblato. E rieccoci allora con tutto il nostro Predaking statuario. È gigante, super dettagliato e con un design che io definirei stratosferico. A livello estetico secondo me è davvero allucinante. Non solo riprende il fantastico ensemble di colori del Predaking originale, ma nel modo in cui è dettagliato, sagomato, lo rende persino migliore. Ci sono le plastiche trasparenti che si incastonano qua e là tra il rosso acceso, il nero che fa da contrasto e l'oro che aggiunge dettagli preziosi, per anche poi in alcune parti c'è persino l'argento. Il famoso grigio anonimo si ravvisa solo su mani e piedi e ci sta. Bella la testa, dotata ovviamente del giusto light piping, e fantastica la testa del leone sul petto.
Ed ovviamente grande tocco di esaltazione per la scenografia data dalle ali dietro. Forse un filo appena sottodimensionate persino rispetto ad un colosso munito di cotanti arti, ma fanno comunque una buona figura. Dietro ci stanno bene poi anche i cannoni estendibili che si possono poi portare anche in avanti in posizione di fuoco. Ma prima di passare alle armi, altro capitolo che si preannuncia esaltante, voglio fare la doverosa carrellata di difetti, così ci ritogliamo dai piedi. Dai. Primo fra tutti, in questo caso va segnalata un po' la posabilità. Forse in questo si vede che si tratta di uno dei primi, diciamo non primissimi, ma comunque con qualche anno sulle spalle, dei primi combiner terze parti prodotti, prima che poi la moda dilagasse. I pezzi sono ingombranti e questo, specie sulle gambe, si paga. Se le divaricate un po' e lo posate su un fondo liscio, rischiate poi che stia poco fermo, scivoli e vada in spaccata. Gli arti poi bisogna imprimere non poca forza per bloccarli e, come noterete dal fatto che non vado a spacciarlarlo troppo, si ha un po' il timore di incasinare le cose. Anche le ali dietro, con questi cannoni nel mezzo, bisogna sudare per posarle bene. E poi la stabilità, trovare un equilibrio in piedi che non sia precario, per quella questione che ho detto anche di divaricazione delle gambe, è insomma un po' difficile. Infine, a livello estetico, l'unica nota un po' costonata sono forse queste braccia del Nemean che sì, magari non si notano nel generale, ma non sono poi così occultate di fianco al torso. Ma per il resto trovo che la magnificenza e l'incanto creati da questo non Predaking siano grandiosi e spazzino via con poca fatica i difetti citati poco fa. Ma per rendere ancora più clamoroso l'impatto è ora di sfoggiare le armi di cui è dotato questo Ares. Abbiamo prima di tutto questo clamoroso spadone. È vero, il design esagera quella sfumatura un po' forse giocattolosa che qui la TFC ha cosparso nei vari pezzi. Dal vivo la tondosità cicciosa ha un impatto, devo dire, ancora più marcato, ma vogliamo sminuire allora l'importanza di queste sue dimensioni? Cazzo che sberla devastante! E come potete notare è composto ovviamente da tutte le armi dei vari componenti. È una bella trovata di design che poi troveremo anche negli altri combiner. Comunque dopo un po', insomma, ci si farà l'occhio, devo dire, a questo design e si fa apprezzare, ve lo garantisco, perché è solida, pesante, tutt'altro che sottile, bella tosta. Ma non finisce qui. Come abbiamo visto con Phobos, c'è anche questo super mega cannone che può essere sì impugnato, perché qua abbiamo sia per il piccolo, vabbè, poteva essere Phobos, ma anche con questo bel impugnitura, ma che fa ancora più figura secondo me se posizionato sopra l'avambraccio alla Seekers, diciamo. È sborone, ogivante, plastiche traslucide a contrasto. Perché? Perché a renderle clamorosamente esaltante questo cannone c'è pure la gimmick del LED che illumina. Ecco qua. Anche discretamente potente, ovviamente. Decisamente una bellissima gimmick. Che autentica sborrata, per usare espressioni di classe, ovviamente. Questo anche effetto dall'interno del cannone, che figata. Ecco qua, è inutile dire che quando poi dopo andiamo a installare sia il cannone che la spada così pesanti e posizionati davanti, la sua stabilità già precaria diventa precaria in generale, sicuramente. Comunque la dotazione di questo Predaking non si può dire che sia assatanante. Si parte dai cannoni ai piedi, vabbè, comunque il super cannone a spalla e la perfetta integrazione tra arma bianca e sputafuoco, il giusto coronamento di un vero re. E allora direi andiamo ai voti per vedere lo spessore di questa corona, non prima però ovviamente di aver fatto la solita e giustissima size comparison. Un deluxe, giusto per far vedere quanto piccolo
è un deluxe standard, quello tipico ad esempio della Combiner Wars, leader della Combiner Wars, uno dei pezzi più grandi della Combiner Wars, comunque quanto è differente rispetto a questo combiner terze parti. A chi ha avuto esperienza con i combiner, con la Combiner War ufficiale di Hasbro e Takara, questo è un combiner dell'ultima loro linea, anche se come vedete la differenza secondo me quasi sarebbe corretta rispetto alle proporzioni ideali che doveva avere il Predaking rispetto agli altri combinabili. Infatti probabilmente credo anche in questa linea combiner, o comunque che verrà ripresa in questo late che continua della Hasbro e Takara, probabilmente assumerà le dimensioni più ampie da giganti come il Devastator. Ecco appunto la versione del combinabile di Devastator della Takara, che come visto dimensioni gigantiche e che probabilmente, almeno credo e anche eventualmente spero perché sarebbe più corretto, affideranno al Predaking, che comunque abbiamo visto rispetto all'altra serie dei loro combiner ufficiali avrebbe secondo me già le giuste dimensioni, o comunque anche come questo potrebbe risultare corretto. Infine le classiche dimensioni per chi è più sui Gundam: classe 1-100 Master Grade tipica 1-100, classe Perfect Grade 1-60. E siamo quindi al giudizio finale su questo Predaking. Non ve lo metto sul girello perché appunto la sua stabilità con quelle armi anche inserite è poco rassicurante. Proprio anche durante le riprese di questa recensione è già caduto una trentina di volte. Ho fatto un'abbondante mezz'ora di palestra nel cercare di metterlo su, ricomporlo e tenerlo in equilibrio, quindi niente girello per lui. L'ho pesato e con le sue armi pesa circa 1,8 kg, quasi 1,8 kg, quindi decisamente una buona mole per un pezzo senza alcun metallo tolte le vitine. E nel giudizio partiamo ovviamente dai componenti singoli pre-unione. Come abbiamo visto prima, abbiamo un ottimo mix di buone forme robot, realizzazioni di qualità, buoni materiali e delle buone forme animali. Solitamente le forme animali da me non sono così godute in ambito Transformers, ed invece in questo caso, mantenendo una struttura prevalentemente robotica, diventano persino affascinanti nella loro iconografia. Non saranno mezzi ipertecnologici o dogivanti come, i jet di Superion, ma fanno la loro stramaledetta figura, specialmente Nemean e Phobos. Nel complesso direi che un 8,5 per i vari componenti tenuti in singolo è più che meritato. In quanto ad accessori, direi che siamo ai vertici. Non una, bensì 2 giga armi perfettamente complementari tra loro e spettacolari per dimensioni, design e gimmick. Tra l'altro non sono nemmeno, come abbiamo visto, le uniche armi di cui questo Ares è dotato. Direi uno strafficante 9,5, non un 10, solo per le discussioni che possono generarsi sul design della spada. Infine abbiamo il giudizio sull'estetica globale di questo combiner, una volta assemblato. E qui, ragazzi, mi mancano i superlativi. Fantastico, splendido, epico, supremo. Allo stato attuale non posso che affidargli la corona di combiner più bello di quelli recensiti di sicuro, ma sono ancora pochi. Il sospetto comunque è che in quanto ad estetica possa rimanere il combiner più figo per parecchio. Tra i non pochi in mio possesso in attesa di recensione ne intravedo davvero pochi in grado di competere, forse 1 o 2, non di più. Riuscire ad avere lo stesso fascino restituito da questo design, dall'epicità di queste ali, dalla testa di leone sul suo petto, da questo indovinatissimo mix di colori e dalla possenza della sua stazza e delle sue armi, sarà davvero una gara dura. Il voto è senza dubbio 10. Lo carica di onore, responsabilità e di un titolo, ovvero la corona di miglior combiner che dovrà difendere con i denti e le unghie. Il voto finale complessivo di questo Transformer è 9,5, ma il 10 è davvero un soffio. Peccato davvero per questa questione della posabilità che ne mina un po' il godimento.
Non vedo però l'ora di vedere come si comporteranno i suoi prossimi sfidanti. Nel frattempo, per questa volta è davvero tutto. Fatemi sapere nei commenti come si posiziona Predaking tra le vostre preferenze e lasciate un mi piace se questa recensione incontra il vostro gusto. Grazie per aver seguito e al prossimo video.